All'inizio del Novecento, a Parigi, un gruppo di artisti cerca un nuovo linguaggio visivo capace di unire scienza, arte e spiritualità. Nasce così la Section d'Or, cioè la sezione d'oro, un movimento che prende il nome dal celebre rapporto matematico alla sezione aurea, simbolo di equilibrio e armonia. Più che una scuola, la Section d'Or fu una vera comunità di idee che portò il cubismo verso una nuova consapevolezza geometrica e intellettuale. Le opere della Section d'Or si riconoscono per forme geometriche regolari, spesso ispirate a poligoni e spirali auree, composizioni bilanciate dove ogni elemento è in dialogo matematico con gli altri, colori strutturati, mai casuali, ma pensati per creare ritmo e profondità. Più che scomporre la realtà, questi artisti volevano ricostruirla armoniosamente. I membri più noti della Section d'Or furono Jacques Villon, Raymond Duchamp Villon, Marcel Duchamp, Jean Metzier, Albert Glaise, Robert e Sonia Delaunay, Francis Picabia, Joan Gris e Roger de la Fresnaye. Molti di loro provenivano dal cubismo, ma sentivano l'esigenza di renderlo più rigoroso e meno legato alla sola composizione visiva. Tra i teorici un ruolo centrale lo ebbero Glaise e Metzinger, autori del libro Du Cubisme del 1912. La Section d'Or nacque ufficialmente nel 1912 con una grande mostra alla Galerie de la Boétie di Parigi. Erano gli anni in cui l'Europa viveva un fermento culturale straordinario. La scienza, la musica e la letteratura si intrecciavano con l'arte in un'unica tensione verso la modernità. L'esposizione del 1912, con altre 200 opere, fu un evento chiave, il momento in cui il cubismo uscì dai caffè e dagli atelier per affermarsi come avanguardia globale. La Prima Guerra Mondiale interruppe bruscamente l'esperienza del gruppo, ma la sua influenza fu enorme. L'eredità della Section d'Or è visibile nell'arte astratta di Mondrian, nel costruttivismo e nel futurismo, fino al design razionalista del Bauhaus. Il sogno di un'arte capace di unire bellezza e proporzione continua ancora oggi. Tutto avviene a Parigi, capitale mondiale dell'arte e crocevia di talenti. Montparnasse e Montmartre sono i quartieri dove questi artisti discutono di pittura, musica, poesia e matematica. Il nome Section d'Or fu scelto proprio per evocare la ricerca di armonia proporzionale, in contrapposizione alle deformazioni eccessive del cubismo più radicale. Qui, tra atelier e sale espositive, nasce un linguaggio che unisce arte, geometria e pensiero filosofico. La Section d'Or voleva dimostrare che la pittura non è solo visione, ma struttura, costruzione e logica. Gli artisti cercavano l'ordine nascosto dietro il caos della realtà, usando il linguaggio della geometria e del numero aureo come chiave universale di bellezza. Il loro obiettivo era armonizzare scienza e sentimento, trovare un equilibrio tra l'emozione e la costruzione razionale dell'immagine. La Section d'Or nasce come una sorta di seconda fase del cubismo. Se Picasso e Braque avevano portato avanti un linguaggio più istintivo e sperimentale, i membri della Section d'Or cercavano una teoria più razionale, quasi scientifica. Potremmo dire che trasformarono il cubismo in una filosofia dell'armonia visiva. L'idea di una sezione aurea non era solo un riferimento matematico, era un simbolo spirituale, un ponte tra antico e moderno. In questo senso la Section d'Or dialogava con la musica di Debussy, la poesia simbolista e le ricerche scientifiche di Einstein. Tutto convergeva in una sola visione, quella dell'universo come rete di proporzioni e corrispondenze. La Section d'Or ci ricorda che l'arte non è solo emozione, ma anche equilibrio, logica e ricerca, perché dietro ogni linea e ogni colore c'è sempre un pensiero che aspira all'armonia perfetta. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!